Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e tendenze energetiche predestinate per il mese di giugno. Abbiamo la carta del sole, amici del cancro, che è una bellissima carta perché ci parla di espansione, di prosperità, di qualche cosa che cresce. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate la mia mail per le consulenze personalizzate, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi trovate anche il link al video di presentazione del seminario di approfondimento delle figure reali che si terrà a giugno 2025. Andiamo a vedere ragazzi quali sono le energie predestinate per il mese di giugno. Sacerdotessa, stella, 10 di bastoni, 3 di spade, regina di pentacoli, 4 di bastoni, 10 di spade, no scusate, 10 di coppe, ho visto la casa, sono andata dritta col 4 di bastoni, 10 di coppe, 10 di spade e 9 di coppe. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un attimino, diciamo, l'energia generale del periodo, potrebbero anche arrivare dei messaggi un po' sciolti, slegati tra di loro, e dopodiché andiamo a vedere amore, lavoro, denaro, un po' tutto. Allora, partiamo da questa sacerdotessa, che secondo me è una carta che vi vede particolarmente intuitivi nel mese di giugno. Andiamo a vederla. 10 di pentacoli e 9 di spade. Andiamo a vedere anche la stella. Abbiamo di nuovo la stella e un 9 di pentacoli. Allora, per qualcuno qua si tratta di essere partecipi, di far parte di qualche gruppo, che può essere sia un gruppo familiare col 10 di pentacoli, ma anche un gruppo lavorativo, un gruppo folcloristico, musicale, un gruppo religioso, qualsiasi sia per voi un gruppo. E sento che adesso andremo poi avanti, ma c'è come bisogno o la voglia, se vogliamo, di fare un passo più avanti rispetto a questo gruppo. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. È come se aveste bisogno di una spinta. Sei di coppe e 2 di bastoni. Probabilmente questo gruppo è importante per voi, ma è come se ci fosse, vi dico, la voglia di andare oltre. Io credo che
da un lato ci sia una sorta di sensazione di sicurezza all'interno di questo gruppo, però dall'altro, diciamo gruppo, ma potrebbe anche essere una situazione, ragazzi, però dall'altro lato è come se stringesse un po'. Andiamo a vedere il 3 di spade, 2 di coppe, e torre. Ragazzi, qui in questo mese sento che valuterete se interrompere certe collaborazioni, certe relazioni, certi accordi, è come se avessero bisogno di essere rivisti con la carta della torre. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Amanti e re di spade. È come se doveste mettere nuove regole. Con la carta della sacerdotessa all'inizio della lettura mi viene da dire che ci vedrete lungo. Vedrete oltre, come se riusciste a vedere il futuro letteralmente in questo mese, perché è come se capiste qual è il modo giusto di affrontare questo distacco. Andiamo a vedere 10 di coppe, perché quello che mi colpisce è che avete 10 di bastoni qua, 10 di coppe, 10 di spade, e i 10 sono di solito carte di chiusura, 10 di pentacoli, li avete tutti e 4, e in più avete anche la torre, quindi sento come se ci dovesse essere un distacco, ma probabilmente manca un punto alternativo, cioè ok, mi stacco da qui, ma dove vado? 3 di coppe e 7 di coppe. Andiamo a vedere anche il 10 di spade. Mago. E mondo. Di nuovo una carta di chiusura, una carta di inizi. Scusate, torno un attimo indietro. Datemi una carta per questa torre. 7 di pentacoli e asso di coppe. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Qui c'è un messaggio per l'amore. Eremita e 2 di spade. Allora, la sensazione è che si parta da una certa situazione o relazione, ok, faccio parte di questo gruppo, ma è come se volessi di più, ho bisogno di qualche obiettivo in più, avrei bisogno di essere più indipendente, più autonoma, meno vincolata magari a questo gruppo, avrei dei miei progetti in testa, mi piacerebbe farli partire, ma ci sono delle collaborazioni, dei contratti, delle clausole magari di un contratto che avete firmato che vi impediscono di fare questa cosa qua, e quindi qui è come un ok, ma alla fine continuo così, vado bene così, resisto un po', aspetto, vedo come va, oppure taglio e inizio qualche cosa di nuovo, qualche cosa di più indipendente. Sento che molti potrebbero effettivamente anche iniziare proprio un percorso di autoconoscenza per riuscire a bypassare questo periodo. Allora, andiamo ai vari settori, ragazzi. Parliamo di lavoro. Se siete senza lavoro, allora sinceramente non sento che arrivi proprio uno di
quelle robe stravolgenti, ma qualche contatto interessante a giugno arriverà. Non so se effettivamente inizierete a lavorare, diciamo inizierete più che tutto ad aiutare qualcuno e da lì potrebbe scaturirne un lavoro. Stavo per dire un lavoretto, ma non è giusto chiamarlo così, è un lavoro. Magari può essere part-time, però è un lavoro. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, allora devo dire che tutto sommato il periodo scorre liscio. Avete la carta del sole, sento che potreste effettivamente creare nuove, non chiamiamole amicizie, chiamiamole alleanze sul lavoro. Frequentazioni, conoscenze, però da lì a essere un'amicizia ne passa di acqua sotto i ponti. E se per caso siete, avete dei sottoposti, sento che anche in quel caso le cose andranno parecchio bene, come se si trovasse una linea comune. Per quello che riguarda gli autonomi, allora devo dire che anche per voi ragazzi non è male. Sento che per qualcuno però ci potrebbe essere come un ripescaggio nel passato di alcuni prodotti piuttosto che servizi o idee che avevate e non avete sviluppato, e questo mese potrebbe essere buono per andare un pochettino a riprendere in mano quelle cose per vedere se appunto adesso è il momento giusto, avete le conoscenze che vi servono piuttosto che gli strumenti adatti per iniziare questo nuovo prodotto, questo nuovo servizio. Comunque sento che è un periodo bene o male di espansione. Se dovessimo parlare, cioè se parliamo di soldi, sento che sarà un mese molto concreto, ragazzi. Vi toglierete dubbi dalla testa, vi toglierete anche dei capricci, cioè nel senso che vi renderete conto che è solo un capriccio e quindi lascerete stare, dopo un po' quella cosa perderà interesse. Se avete per caso degli investimenti già attivi, sento che anche questo sarà un mese di soddisfazione in questo senso, cioè probabilmente vi arriveranno o degli introiti in più, piuttosto che... Il punto è che sento che qualcuno ha del denaro, ha un qualche tipo di bene e non sa come reinvestirlo. Il Re di Spade potrebbe esservi utile per darvi una guida in questo senso, ok? Se parliamo di amore, ragazzi, allora, partiamo dai single. Se siete single, ragazzi, in realtà sento che state parecchio bene così. Ehm, io credo che, allora, a parte vedo che qualcuno proprio ha perso le speranze di poter conoscere la persona ideale, ma questo vi ricordo che è un modo di creare una falsa una credenza limitante più che una falsa credenza. Ok? Perché l'universo è abbondante, ce n'è per tutti, ma bisogna crederlo. Se voi credete che non ci sia nessuno, ragazzi, quello manifestate. Quindi è molto importante che, perché io sento che qualcuno se la sta un po' vendendo, cioè, ma sì, poi solo non sto poi così male, però in realtà è perché non si trova qualcuno che ci faccia star meglio, fondamentalmente. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, ehm, c'è voglia di coccole, c'è voglia di passare del tempo insieme. Vi dico, giugno potrebbe essere un buon mese per ravvivare la complicità tra di voi. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione più o meno indefinita, extra, mm,
Sinceramente ragazzi, le cose rimarranno così, non sento che ci sia come un'evoluzione in questo senso, però non è che, insomma, siano negative. Tutto sommato, diciamo che gioirete, godrete della compagnia dell'altra persona. Se parliamo di salute psicoemotiva, io sento che sarà un mese, ragazzi, dove ci vedrete lungo, vedrete chiaro. La carta del sole parla anche di chiarezza mentale. Quindi l'idea è che vi lascerete finalmente indietro certi pesi, certe preoccupazioni, ehm, certe credenze, c'è anche la torre, quindi secondo me è un momento dove terminerete di pensare al passato e vi focalizzerete su quanto di nuovo c'è. Per qualcuno potrebbe anche essere il programmare, come vi dicevo, un corso di crescita personale, di crescita spirituale, piuttosto che un viaggio. Mi parlano del Cammino di Santiago, magari per qualcuno può essere interessante perlomeno informarsi, vedere com'è. Sapete che si può anche non fare tutto, si può partire solo da un pezzo fino ad arrivare. Ci sono le agenzie che li organizzano, questo ve lo dico perché mi è capitato di parlare con una persona che aveva la figlia che voleva fare questo cammino, ma lei era spaventatissima e io l'ho un po' rassicurata perché appunto ci sono le agenzie, ci sono i viaggi organizzati, ci sono i punti di incontro dove ospitano i pellegrini ed è un cammino che si può fare a piedi, in bicicletta o a cavallo. Poi vi danno un quaderno, un libricino dove mettono i timbri per ogni posto dove siete stati. Ed è un percorso meditativo di autoconoscenza. Vabbè, piccola parentesi. Però sì che è importante che vi occupiate di voi stessi, di quello che è importante per voi. Terminiamo con un eremita. È come se ci dovesse essere una sorta di riesame, di autoanalisi. Per quello che riguarda, le persone che sono vicino a voi, quindi potrebbero essere la famiglia, gli amici, i vicini di casa, i colleghi, ehm, sento che se avete per caso discusso con qualcuno, giugno sarà il mese ideale per seppellire l'ascia di guerra, ragazzi. Come se si facesse pace, mettiamola così. Ok, andiamo a vedere ancora qualche oracolo. Bella donna, carta numero 28. Anche questa carta parla di chiarezza, di guide, di caution, precauzione. Quindi è un po' come se vi dicessero di diventare i maestri di voi stessi, la guida di voi stessi con l'eremita. Secondo oracolo. Ok, quindi sono usciti un po'. Analizza le tue interazioni. Lezione di oggi. Controlla se sei una persona che si sta dando sempre agli altri, però che sente che è invisibile o poco valutata dagli altri. Se questo è il tuo caso, chissà sia perché la tua vera motivazione per essere tanto servizievole sia la ricerca dell'amore. Quando abbiamo bisogno che qualcuno ci dica grazie, quanto sei bravo, come farei senza di te, tendiamo magari a sovraservire. L'obiettivo: esamina le tue interazioni con gli altri. No, scusate, esamina se le tue interazioni con gli altri ti lasciano impoderata, con il tuo potere o desempoderata, e che non c'è una parola in italiano per tradurlo, o senza potere. Liberati della necessità di lamentarti. Valuta onestamente se sei una quejica
una lamentosa. È lo stesso se sono lamentele che condividi con gli altri o se te le tieni per te stesso. Sii propenso a loro in una maniera di osservare questa situazione senza vedere le sue benedizioni potenziali. L'obiettivo: liberati di questa predilezione per lamentarti e invece di quello vedi il lato positivo delle cose. Vedere il bicchiere mezzo pieno, ragazzi. Scegli di prendere il tuo potere. Questo è un giorno per mettere in pratica la capacità di scelta o di scegliere. Scegli uno stato di animo che vuoi tenere e decidi se vai ad adottare un'attitudine positiva o negativa, perché la scelta è tua. L'obiettivo: renditi conto che sì, hai la possibilità di migliorare la tua vita ogni giorno. Ultimo oracolo, ragazzi, molto bello questo. Casa, dolce casa, carta numero 50. Voi, attraverso la conoscenza di voi stessi, l'autoconsapevolezza, diciamo, create una casa interna a voi. Questa è un po' la sensazione: dove vi sentite a casa, cosa vi fa sentire a casa, chi vi fa sentire a casa. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, anche se la stessa cosa la potete fare nella sezione degli abbonati. Lì tratto le credenze limitanti, chiaramente in modo un po' più generico, ragazzi, perché non avendo la persona davanti non si può fare una cosa cucita addosso, però è già un buono spunto per iniziare a far crack al cervello, il modo di pensare. Inoltre in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma è un po' tutto concentrato lì. Se volete capirne un po' di più, potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e dare un'occhiata ai titoli dei video, che quelli si vedono, sono pubblici. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!